Assassin's Creed 2007 Ubisoft. Giocato in contemporanea o immediatamente dopo Assassin's Creed 2, mi ha particolarmente colpito il modo nel quale la storia è stata raccontata, non tanto per il sistema di combattimento gameplay, che già all'epoca reputavo macchinoso e un po' noioso. A mio avviso i punti di forza sono la caratterizzazione dei personaggi e la relativa regia, degna di un film. Oggi considero il primo Assassin's Creed come l'inizio di una serie videoludica di grande successo mondiale e che personalmente mi appassiona e mi sta a cuore. Mentre giocavo tramite Altair ho messo in dubbio il credo più volte. L'immedesimazione con il giovane Altair è dovuta anche all'età che entrambi condividevamo e il fattore età conta relativamente, in particolare quello che mi accomunava a livello di spirito o carattere è la contrapposizione tra le scelte personali che reputiamo giuste sul momento ad un'etica morale o credo da seguire, forse alla lettera senza eccezioni, e che la realtà dei fatti possono metterla in serio dubbio. Credo che il senso del dubbio ci accompagna durante il gioco ed è il tema che gli autori hanno voluto evidenziare. Desilets e Raymond, gli autori appunto, sull'eredità di Prince of Persia si sono prefissati l'obiettivo di realizzare un gioco simile come stile e ambientazione e al tempo stesso differente lato storytelling. La storia si muove tra passato tramite l'assassino Altair nelle crociate e Desmond nel presente, accomunati da una parentela lontana e dal fatto di appartenere agli assassini. Entrambi dovranno confrontarsi con i Templari nelle crociate. Abbiamo Roberto De Sable e nel presente c'è Vidic. Come non ricordare lo spot in TV che per quanto breve ti lasciava sognare. Merito della grafica e alla forza evocativa delle immagini. Un mio apprezzamento ai professionisti che lo hanno realizzato, breve e intenso. Nell'aspetto comunicativo e visivo, quei 30 secondi parlano da soli. Considero questo spot TV un investimento lato marketing notevole. Fino a quel momento nessun gioco quasi, forse Metal Gear Solid, raccontava la storia utilizzando tecniche registiche e inquadrature a livello cinematografico. A distanza di anni il sistema di combattimento e gameplay risulta essere macchinoso, come detto in precedenza. Probabilmente lo era anche all'epoca e non lo reputo di fondamentale importanza perché il focus principale del gioco è quello di coinvolgere e saper raccontare una storia, rispetto a dimostrare padronanza con il combattimento e le mosse, per esempio Sekiro o God of War. Il sistema di arrampicata e la mano con le dita indipendenti e funzionanti rispetto ai classici giochi del passato, dove mano e dita erano unite, senza avere particolari possibilità di movimento, il parkour arrampicata è stato bello da vedere e da giocare. Essendo appassionato di storia e archeologia, l'arrampicarsi su monumenti storici realistici mi ha dato una sensazione di libertà e coinvolgimento che pochi giochi potevano offrire. Probabilmente merito della potenza hardware e software della generazione PS3, Xbox 360 e PC rispetto già alla precedente generazione, aveva fatto un salto di qualità tecnica nei movimenti dei personaggi e soprattutto nella notevole gestione delle inquadrature e dei movimenti di camera. Questo è stato il vero salto generazionale che si è avuto, ereditato ed utilizzato tuttora anche da PS4 e PS5. Il conflitto Assassini vs Templari inizialmente sembra netto e ben definito, successivamente appare più una rivalità del modo di intendere ed agire sui vari aspetti della società. Non esiste il bianco e il nero o il giusto e sbagliato, bensì un'infinita scala di grigi, come Roberto De Sable, Al-Mualim e lo stesso Altair insegnano. Concludendo posso dire che questo gioco
non si limita ad essere solo un gioco fine a se stesso, è un'esperienza da provare almeno una volta.